Buongiorno a tutti e benvenuti su Deriver Lab. Piccolo video di metà settimana, non sarà molto lungo e faremo un lavorino su questi due strumentini, il Finirsi e l'altro LC1, mi pare TC1, sono due prova transistor che avevate già anche visto. Il lavorino che li facciamo su questi due prova transistor è in uno la procedura di taratura che qualcuno mi ha chiesto e così vi faccio vedere come si fa, che è veramente molto semplice, e l'altro sul Finirsi, se vi ricordate, dava dei problemi sulla lettura dei transistor Darlington, non li leggeva proprio, e anche i Triac e gli SCR non li leggeva, dava delle indicazioni strane, non li riconosceva come tiristoli praticamente, e a parte quelli di piccolissima potenza che hanno bisogno anche di un pilotaggio molto basso, e aggiornando il firmware sembra che si possa risolvere questo problema. Così vediamo se il problema si risolve e come si aggiorna il firmware, che non l'ho mai fatto ma dovrebbe essere abbastanza semplice. Perciò continuate a vedere questo video e anche questa volta vedete quello che vi combino. Allora, come dicevo all'inizio, alcuni mi hanno chiesto come si fa, diciamo, a calibrare questo strumentino qui e adesso vi faccio vedere. Allora, questo è lo strumentino classico che prova componenti, diciamo uno dei più diffusi, il TC1, e c'è la possibilità di calibrarlo. Per calibrarlo bisogna usare questo accessorietto, questi ponticelli che danno, vediamo se si vedono meglio, eccoli qua. Bisogna usare questi ponticelli qui, semplicemente vanno messi nei primi contatti 1, 2, 3 qui in alto a sinistra, vediamo se si vedono, vedete, messi così, e poi va acceso lo strumento e lui fa tutto il set di calibrazione e dopo dovrebbe essere pronto. Proviamo un attimino. Sta andando avanti, a un certo punto dovrebbe chiedere di togliere i ponticelli, lo faremo e vediamo cosa succede. Ecco, ora chiede di togliere i ponticelli. Lui ora va avanti, alla fine dovrebbe essere aggiornato, anzi mi correggo, alla fine dovrebbe essere calibrato e magari lo proviamo con un paio di componenti. Ecco fatto, è ripartito e ora dovrebbe essere pronto. Se qualcuno mi dovesse chiedere perché non l'ho provato prima e dopo la calibrazione, è perché lo calibro abbastanza spesso e sicché non ci sarebbero state differenze sostanziali. Prendo un paio di componenti da provare. Allora mettiamo una classica resistenza, 459 ohm, dovrebbe essere 470, c'è una tolleranza ovviamente nella resistenza. Questa dovrebbe essere una resistenza da 1000 ohm, in realtà l'ho misurata con l'altro multimetro, è un pochino meno di 1 kΩ, vediamo se questo ci dà delle indicazioni simili. Infatti 996 ohm e torna, funziona. Ci proviamo un condensatore. Ora ci ho messo un condensatore che dovrebbe essere circa 220 microfarad nominali, anche questi hanno una tolleranza ovviamente, 202 microfarad, SR piuttosto basso. Proviamo anche un diodo Zener, questo è un diodo Zener da 5 volt, vediamo se l'ho messo giusto, sono senza occhiali, e anche lui infatti mi dà 4,91 volt, che il valore più prossimo ovviamente è 5 volt. Ecco, la taratura di questo apparecchiettino qui, del TC1, si fa in questa maniera, spero che a qualcuno, diciamo, sia stata utile. Ora passiamo a un altro apparecchio. Allora, ora proviamo anche a aggiornare il firmware del Finirsi, che vi devo dire la verità, non l'ho mai fatto. Comunque, allora, passiamo un attimino sul computer. Praticamente bisogna scaricarsi dal sito della Finirsi questo
file qui che è il firmware. Il firmware in realtà non è proprio sul sito, perché una volta che clicchiamo su questo link, su questo file, ci dice di andare praticamente qui. Se andiamo, sicché va copiato questa stringa di testo e va incollata su Chrome. Una volta incollata su Chrome ci porterà a un'altra pagina che è questa, dove a questo punto bisognerà cliccare sull'iconcina per scaricarla. Una volta che l'ha scaricata in questa maniera qua, io l'ho portata sul download qua, l'ho scompattata perché era in formato zip. Una volta scompattata la apriamo e andiamo prima di tutto a installare i drive che io ho già installato, e poi ci poniamo qua pronti a cliccare questo file che si chiama boot tool. Torniamo un attimino sull'apparecchio, va premuto il tasto Zener e il tasto set. Se non mi fa bugiardo dovrebbe andare su update. Torniamo su boot tool, si dovrebbe aprire, è sulla COM3, che è, diciamo, la porta USB dove l'ho collegato in questo caso. Dobbiamo andare a selezionare il file bin e andiamo a cercarlo. Eccolo qua, perché è la versione 1.07, la mia era la versione 1.02 se non mi sbaglio. Lo selezioniamo, lo apriamo, clicchiamo su update e, se non mi fa bugiardo, diciamo, dovrebbe fare tutto. E l'ha già fatto e si è già riavviato. Praticamente non ci è voluto un secondo. Vediamo un attimino se premendo ci dice, aspettiamo che si spenga un attimino. Ora vediamo se il file è stato aggiornato, se il firmware ora è alla versione corretta. La versione 1.07, si è vista male, però è quella. Guardiamo un attimino cosa dovrebbe avere fatto questo aggiornamento. Se vi ricordavate, mi è dispiaciuto che non si è visto praticamente niente sullo schermo dell'apparecchietto durante l'aggiornamento, ma è stato proprio cose di un secondo, non ho visto nulla nemmeno io. Noi stavamo guardando il computer insieme con voi, però anche sullo schermo è stata una questione di un attimo. Allora, secondo, diciamo, la finirsi, questo aggiornamento dovrebbe fare diverse cose. Se vi ricordate, nel test che feci tempo fa, uno dei problemi che aveva è che non misurava i tiristori e anche con i transistor Darlington non li misurava proprio. Con questo nuovo aggiornamento si dovrebbe essere risolto, si vede in questo punto qui, dei problemi di anormalità sui tiristori, sul test dei tiristori. Vediamo se è vero. È la stessa cosa sui transistor anche qui. Alcune resistenze di piccolo valore le misurava in maniera anomala e poi ci sono, diciamo, altri problemi che dovrebbe avere risolto. Io proverei un attimino. Questi sono due SCR, due tiristori, uno si vede male ma uno si vede, e vediamo se li misura questa volta in maniera corretta. Ho messo dentro, lo accendiamo, facciamo il test e questo qui lo va a misurare come un transistor, né più e nemmeno come l'altra volta. Non mi dà l'HFE, però mi dice che è un transistor. Questo invece è un tiristore, è un SCR. Proviamo anche questo SCR, che come vedete si legge bene la sigla, e facciamo la prova anche su questo. Ho sbagliato pulsante, eccolo qua, e anche questo me lo legge come se fossero due diodi, non come un SCR.
Facciamo la prova con questo transistor qui che è un Darlington, che se non erro non lo leggeva proprio con l'altro firmware. Vediamo con questo. Ecco, lo legge, non mi legge ovviamente il guadagno, però mi dice che la VBE è 1,25 volt e sicché da qui si può capire comunque che è un Darlington. Qualcosa di nuovo è accaduto. Proviamo anche i Triac. Questi sono due Triac, anche l'altra volta questi non li leggeva, e vediamo se con l'aggiornamento le legge, ma mi sa che è rimasto alla fine la stessa cosa. Anche questo me lo legge come un transistor, questo me lo va a leggere come due diodi, come prima, né più né meno. Se ne prendo un altro, questo è un altro, me lo va a leggere come due diodi. L'unica cosa che legge probabilmente, questi qui due sono uniti, sono di piccola potenza e sono abbastanza dolci, diciamo, nel pilotaggio, richiedono un pilotaggio veramente molto basso. Questi l'altra volta li leggeva, ecco, vedo questo qui praticamente è un Triac e così lo legge giusto, però legge solo i Triac e gli SCR di bassissima potenza che richiedono oltretutto un pilotaggio basso. Comunque abbiamo visto anche qui come si fa, diciamo, ad aggiornare il firmware, e su questa immagine io vi saluto. Il video è stato breve, è un piccolo video, diciamo, di metà settimana. Se vi è piaciuto mettete mi piace, se ci avete da commentare commentate, e chi non si è iscritto al canale, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!